Buongiorno a tutti, oggi parliamo di lame e in particolare di uno degli aspetti più critici che è la sbavatura del filo. In generale il processo di sbavatura consiste nella rimozione di piccole bave che si formano lungo il filo di una lama. Ci sono molteplici cause per la presenza di queste bave che magari approfondiremo in un prossimo video, ma in generale possiamo dire che le più ricorrenti sono l'usura della lama, l'abrasione durante le lavorazioni e anche piccole imperfezioni che si formano per esempio durante il processo di affilatura. Quello che possiamo dire però è che la rimozione delle bave è fondamentale per due ragioni. La prima è per migliorare la qualità del taglio e quindi del prodotto finito. Questo perché? Perché le bave generano di fatto dei tagli imprecisi e non uniformi. La seconda, che è per noi ancora più importante, è che la rimozione di bave consiste di prolungare la vita utile della lama. Se le bave infatti non sono rimosse, dovrò utilizzare una forza maggiore per effettuare il taglio e questa forza maggiore genererà anche un attrito maggiore che farà in modo di degradare ancora di più le condizioni del filo di una lama. Dunque, per valutare in modo rapido e veloce le condizioni del filo, capire se ci sono bave e procedere eventualmente con la loro rimozione, esiste una prova chiamata appunto prova del filo di una lama che adesso andremo a vedere in produzione. Ci spostiamo di lì con Dario, nostro storico collaboratore, che ci farà vedere velocemente appunto come effettuare una corretta prova del filo di una lama. Allora, i sistemi per capire se le lame sono sbavate sono due. Per quanto riguarda le lame piccole utilizziamo prevalentemente l'unghia, così, e sentiamo se c'è sulla bava. Quindi dopo passeremo a togliere la bava con una pietra speciale. Passiamo sempre a mano fino a che non viene via la bava. Va bene? Dopodiché si ripassa l'unghia e si sente che è andata via. Mentre per le lame un po' più grandi non si può utilizzare la mano, se no è probabile che si apra in due. Allora utilizziamo dei pezzetti di carta, noi in genere usiamo quelli della vecchia Telecom, e si passa così e si sente che la carta si ferma. Passando la carta, vedi come saltella? Vuol dire che la bava la ferma, la blocca. Quindi dobbiamo passare alla sbavatura, che la facciamo sempre a mano ma con una macchinetta sbavatrice, perché in teoria si potrebbe fare anche con la pietra, ma è troppo lunga la cosa e utilizziamo queste macchinette super veloci. Ci sono 2 o 3 modi di farlo, delle regole che però sono copyright dell'azienda. Adesso vi faccio vedere solo come cambia da come era prima a come diventerà adesso. Allora facciamo una prova, gli diamo una pulitina con un legnetto, si prende la carta e si passa, non si ferma più la carta. Questa avrebbe bisogno ancora di un paio di passatine, però non saltella più, vuol dire che la bava è andata via. Questa è pronta per il taglio. Spero abbiate avuto modo di apprezzare e di capire quindi che valutare le condizioni del filo è una fase fondamentale e questo vale per qualsiasi tipologia di lama. In Lorenzon siamo disponibili a valutare con voi le condizioni attuali delle vostre lame per capire esattamente come intervenire. Abbiamo un form, il form della filatura e della manutenzione, che potete compilare, potete mandarci in visione o possiamo passare a ritirare, quindi c'è la doppia opzione, qualsiasi dispositivo di taglio, in modo da formulare con voi un piano di manutenzione per riportare le vostre lame al massimo dell'efficienza operativa. Io vi ringrazio, vi auguro buon lavoro e ci vediamo presto.